Nel 336 a.C., un giovane di appena 20 anni eredita il trono di Macedonia. Molti lo considerano inesperto. Le polis greche vedono l'occasione perfetta per ribellarsi. I nemici della Macedonia attendono un suo errore, ma quel giovane non si limiterà a conservare l'opera di suo padre. Nel giro di pochi anni conquisterà territori immensi e diventerà una delle figure più celebri della storia. Oggi vedremo l'ascesa di Alessandro Magno, dalle rivolte in Grecia alle prime grandi conquiste contro l'impero persiano. Tutto questo in un nuovo video su Polis. Alessandro nasce nel 356 a.C. a Pella, la capitale della Macedonia. È figlio di Filippo II e Olimpiade. Fin dalla nascita cresce in un ambiente dominato dalla politica, dalle guerre e dalle ambizioni della dinastia macedone. Suo padre sta trasformando la Macedonia nella principale potenza della Grecia e il giovane principe assiste fin da bambino a questa straordinaria ascesa. Secondo le fonti antiche, Alessandro dimostra presto un carattere forte e una grande fiducia in se stesso. Celebre è l'episodio del cavallo bucefalo. Mentre nessuno riesce a dominarlo, Alessandro capisce che l'animale è spaventato dalla propria ombra e riesce a cavalcarlo. Vero o leggendario che sia, questo racconto contribuisce a costruire la sua fama già in giovane età. Naturalmente non sappiamo quanto ci sia di vero in questi racconti. Ma una cosa è certa: Alessandro sa perfettamente di essere destinato a grandi responsabilità. E Filippo così si assicura che riceva la migliore educazione possibile. Tra i suoi maestri compare persino Aristotele, uno dei più importanti filosofi della storia. Con lui studia filosofia, politica, letteratura, medicina e scienze naturali. Alessandro sviluppa un forte interesse per la cultura greca e i grandi eroi del passato. Tra tutti, ammira particolarmente Achille, protagonista della guerra di Troia. Secondo la tradizione, porterà con sé una copia dell'Iliade anche durante le future campagne militari. Ma l'istruzione non è l'unico aspetto della sua formazione, perché Alessandro non cresce soltanto tra filosofi e libri, cresce soprattutto in un regno che vive di guerra. E molto presto si ritroverà a fare esperienza diretta sul campo di battaglia. Ancora adolescente, accompagna Filippo nelle spedizioni militari, osserva da vicino il funzionamento dell'esercito macedone e apprende l'arte del comando. Nel 338 a.C., durante la battaglia di Cheronea, guida una parte delle forze macedoni. Le fonti antiche gli attribuiscono un ruolo importante nello scontro che segna la decisiva sottomissione delle polis greche. Quando Filippo muore, Alessandro non è uno sconosciuto. Molti soldati lo conoscono già e hanno combattuto al suo fianco. Ma essere un giovane comandante promettente e il re della Macedonia sono due cose ben diverse. Dopo la morte di Filippo, molte città greche vedono un'opportunità. Per anni la Macedonia aveva imposto la propria supremazia sul mondo greco. Ora però sul trono siede un giovane di appena 20 anni. Molti pensano che non sarà in grado di mantenere l'immenso potere costruito dal padre. Ad Atene, tra gli oppositori della Macedonia, tornano a diffondersi speranze di indipendenza. Anche a Tebe cresce il desiderio di liberarsi dal controllo macedone. In diverse città si susseguono discussioni, tensioni e manovre politiche. L'idea che l'egemonia macedone possa essere giunta al termine sembra improvvisamente possibile. E mentre la Grecia osserva gli eventi, i problemi iniziano ad arrivare anche dai confini settentrionali del regno. Numerose tribù e popolazioni dei Balcani decidono di ribellarsi. Per molti nemici della Macedonia, quello sembra il momento perfetto per colpire. Se Alessandro avesse mostrato anche solo un minimo segno di debolezza, probabilmente l'intero sistema costruito da Filippo sarebbe crollato. La sua prima sfida infatti non è quella di conquistare nuovi territori, è di controllare quelli che già possiede. Ma Alessandro reagisce con una rapidità sorprendente. Invece di attendere gli eventi, prende immediatamente l'iniziativa. Guida personalmente l'esercito contro i ribelli del nord. Attraversa montagne, conduce marce forzate e affronta diverse campagne militari nel giro di pochi mesi. Le rivolte vengono progressivamente soffocate. I nemici sono sconfitti. L'autorità macedone viene ristabilita. Alessandro dimostra di possedere la stessa energia e determinazione che avevano reso celebre suo padre. Ma la vera sfida non arriva dal nord, arriva dalla Grecia,
e in particolare da una città che aveva già cambiato gli equilibri del mondo greco sconfiggendo Sparta. Proprio così, stiamo parlando della città di Tebe. Nel 335 a.C., Tebe si ribella apertamente contro la Macedonia. La città aveva già avuto un ruolo fondamentale nella storia greca del secolo precedente e molti dei suoi abitanti non avevano mai accettato davvero il dominio imposto dopo la battaglia di Caronea. Quando iniziano a circolare voci sulla presunta morte di Alessandro durante le campagne nei Balcani, i tebani vedono un'occasione irripetibile. I sostenitori della ribellione prendono il controllo della situazione. Vengono espulsi o attaccati i rappresentanti macedoni presenti in città. Tebe si prepara alla guerra e cerca sostegno presso le altre polis greche. Molti osservano gli eventi con attenzione. Se Alessandro fosse stato davvero morto, l'intero sistema costruito da Filippo avrebbe potuto crollare nel giro di poche settimane. Dal punto di vista dei tebani, questa scelta non è completamente irrazionale. Se la Macedonia fosse entrata davvero in crisi, quella sarebbe stata probabilmente l'ultima occasione per riconquistare l'indipendenza. Ma il problema era che Alessandro non era affatto morto. Appena viene informato della rivolta, Alessandro reagisce con la rapidità che ormai sta diventando il suo marchio di fabbrica. Conduce l'esercito verso sud attraverso la Grecia e compare davanti alle mura di Tebe molto prima di quanto chiunque si aspettasse. La sua presenza provoca stupore e panico. Alessandro offre inizialmente la possibilità di evitare la distruzione, ma i negoziati falliscono. Lo scontro diventa inevitabile. Dopo un breve ma violento assedio, le forze macedoni penetrano nella città. Le difese crollano. Le strade diventano teatro di combattimenti feroci. Alla fine Tebe viene sconfitta. Gran parte della città viene distrutta. Migliaia di abitanti perdono la vita o vengono venduti come schiavi. Una delle più importanti polis della Grecia viene praticamente cancellata dalla scena politica. La distruzione di Tebe è un messaggio. Alessandro dimostra che nessuno può mettere in discussione il dominio macedone. E il messaggio viene recepito. Dopo Tebe, quasi nessuna città greca osa ribellarsi apertamente alla Macedonia. Una volta consolidato il controllo della Grecia, Alessandro può finalmente realizzare il progetto che suo padre Filippo aveva preparato per anni. L'obiettivo è immenso: invadere l'impero persiano. All'epoca, la Persia è ancora la più grande potenza del mondo conosciuto. Il suo territorio si estende dall'Asia minore fino all'Egitto, dalla Macedonia alle lontane regioni dell'Asia centrale. Per molti osservatori, la spedizione macedone appare quasi folle. Alessandro dispone di un esercito eccellente, ma numericamente molto inferiore alle risorse che il gran re può mobilitare. Eppure il giovane sovrano è convinto che la velocità, la disciplina e la qualità delle sue truppe possano compensare questa differenza. In un certo senso, Alessandro sta per tentare l'impossibile. Sta portando decine di migliaia di uomini contro l'impero più ricco e potente del suo tempo. Ma proprio questa audacia diventerà una delle caratteristiche che lo renderanno famoso nei secoli successivi. Nel 334 a.C., l'esercito macedone raggiunge l'Ellesponto, lo stretto che separa l'Europa dall'Asia. Con Alessandro attraversano circa 40.000 uomini tra fanti, cavalieri e truppe alleate provenienti dal mondo greco. Per molti soldati è l'inizio di un viaggio verso terre sconosciute, un viaggio dal quale alcuni non faranno mai ritorno. Secondo la tradizione, prima di proseguire la campagna, Alessandro visita anche i luoghi associati alla leggendaria guerra di Troia. Per lui non si tratta soltanto di un gesto simbolico. Fin dall'infanzia ha ammirato gli eroi raccontati da Omero. Tra tutti, il suo modello è Achille. Le fonti raccontano che rende omaggio alla presunta tomba dell'eroe. È come se volesse collegare la propria impresa a quella dei grandi guerrieri del passato. Davanti a lui si estende il più grande impero del mondo. Ma Alessandro non ha alcuna intenzione di fermarsi e molto presto avrà l'occasione di mettere alla prova il proprio esercito contro le forze persiane. Poco dopo l'arrivo in Asia, Alessandro affronta il primo grande esercito persiano della sua campagna. I comandanti persiani decidono di fermare immediatamente l'avanzata macedone, prima che possa consolidare la propria presenza in Asia Minore. Le due armate si incontrano presso il fiume Granico, nell'attuale Turchia nord-occidentale.
I persiani occupano una posizione favorevole. Le loro forze sono schierate lungo la riva opposta del fiume e attendono l'attacco nemico. Attraversare un corso d'acqua sotto il fuoco avversario è una delle operazioni più rischiose che un esercito possa affrontare nell'antichità. Molti comandanti avrebbero preferito attendere. Alessandro no. Questa è una delle caratteristiche che ritroveremo continuamente nella sua carriera. Alessandro tende a scegliere l'iniziativa, piuttosto che lasciare ai nemici il tempo di organizzarsi. Preferisce colpire subito, anche quando il rischio è elevato. Il re guida personalmente la cavalleria macedone nell'attacco. Le acque del granico rendono difficile mantenere la formazione e per alcuni momenti la battaglia appare estremamente incerta. Si combatte corpo a corpo lungo le rive del fiume. Secondo le fonti antiche, Alessandro rischia persino di perdere la vita. Durante i combattimenti viene attaccato da alcuni nobili persiani e sarebbe stato salvato dall'intervento tempestivo di uno dei suoi ufficiali. Vero o meno che sia ogni dettaglio del racconto, è chiaro che il sovrano combatte in prima linea insieme ai propri uomini. Alla fine la resistenza persiana crolla. L'esercito macedone ottiene una vittoria decisiva. Molte città greche dell'Asia minore iniziano ad aprire le porte ad Alessandro o passano dalla sua parte senza combattere. Il controllo persiano della regione inizia a vacillare. Il granico dimostra che Alessandro non è solo l'erede di Filippo, è già un comandante eccezionale, ma soprattutto dimostra che l'esercito persiano può essere sconfitto. Nel 333 a.C., Alessandro affronta finalmente l'uomo che governa il più grande impero del mondo, Dario III, il gran re di Persia. Dopo la sconfitta del granico, il sovrano persiano ha deciso di intervenire personalmente per fermare l'avanzata macedone. La posta in gioco è enorme. Non si tratta più di una semplice campagna militare in Asia minore. È lo scontro diretto tra due sovrani destinati a contendersi il controllo dell'Oriente. Dario mobilita un esercito immenso, proveniente da molte regioni dell'impero. Persiani, Medi e numerosi altri popoli rispondono alla chiamata del Gran Re. Le fonti antiche tendono probabilmente a esagerare i numeri, ma è quasi certo che l'esercito persiano sia molto più numeroso di quello macedone. Sulla carta Alessandro dovrebbe essere in svantaggio. Ha meno uomini, meno risorse e si trova a migliaia di chilometri dalla propria capitale. Ma ancora una volta Alessandro riesce a trasformare la situazione a proprio favore. Le due armate si incontrano presso Isso, in una stretta pianura compresa tra il mare e le montagne. Il terreno gioca un ruolo fondamentale. Lo spazio limitato impedisce ai persiani di sfruttare pienamente la propria superiorità numerica. Di fatto, Alessandro riesce a costringere il nemico a combattere in condizioni molto più favorevoli ai macedoni. La battaglia si accende lungo tutta la linea. La falange macedone avanza sotto pressione, mentre Alessandro prepara il colpo decisivo. Come spesso accade, sceglie di guidare personalmente l'attacco. Alla testa della cavalleria dei compagni, lancia una violenta offensiva contro il settore dove si trova Dario. L'impatto è devastante. Le linee persiane iniziano a cedere. Il caos si diffonde rapidamente sul campo di battaglia. Quando Dario decide di abbandonare il campo, la sorte dello scontro è segnata. L'esercito persiano si disgrega e la vittoria macedone diventa completa. Insieme al campo persiano, Alessandro cattura anche parte della famiglia del Gran Re. Per la prima volta nella storia, il sovrano dell'impero persiano è stato sconfitto in campo aperto, ed è solo l'inizio, perché ormai Alessandro non sta più combattendo per sopravvivere, sta iniziando a conquistare un impero. In pochi anni Alessandro aveva consolidato il proprio potere, aveva distrutto la resistenza tebana, aveva attraversato l'Asia, aveva sconfitto 2 volte i persiani e aveva dimostrato di essere molto più del semplice erede di Filippo II. Ma le imprese che abbiamo visto oggi sono soltanto l'inizio. L'impero persiano è ancora in piedi, Dario è ancora vivo, e davanti ad Alessandro si aprono territori immensi che nessun sovrano greco aveva mai osato conquistare. Nel prossimo episodio vedremo la conquista dell'Egitto, la fondazione di Alessandria e la battaglia di Gaugamela, lo scontro che spezzerà definitivamente la potenza persiana e che trasformerà Alessandro da re di Macedonia a leggenda destinata a sopravvivere per oltre 2000 anni.